Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere queste 5 cose. Che cos'è la cyber security? Perché hai bisogno della cyber security? Che cos'è il CIA? Vulnerabilità, minacce e rischi. E uno scenario di cyber security. La cyber security ha l'obiettivo di proteggere il cyberspazio da cyberattacchi. Ecco i consigli e le soluzioni per individuare minacce, vulnerabilità e rischi informatici ed essere in grado di proteggere i dati da possibili attacchi e scongiurare eventuali violazioni alla rete o ai sistemi informatici. La cyber security si concentra sugli aspetti legati alla sicurezza delle informazioni rese accessibili da sistemi informatici e pone l'accento sulle qualità di resilienza, robustezza e reattività che una tecnologia deve possedere per fronteggiare gli attacchi informatici che possono colpire singoli individui, imprese private, enti pubblici e organizzazioni governative. Le azioni dei cybercriminali rappresentano una minaccia per qualsiasi settore e a dimostrarlo sono i dati del rapporto CLUSIT del 2021 sulla sicurezza ICT in Italia e nel mondo, redatto dall'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Solo nel 2020 sono stati registrati 1871 attacchi gravi di dominio pubblico, ovvero un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Dallo studio emerge che nell'anno della pandemia da Covid-19 l'incremento degli attacchi cyber a livello globale ha fatto registrare un più 12% rispetto al 2019 e un aumento degli attacchi gravi del 66% rispetto al 2017. Tra i settori maggiormente colpiti ci sono multiple targets, 20% del totale degli attacchi, che comprende attacchi realizzati verso molteplici obiettivi, spesso indifferenziati, il settore governativo, militare, forze dell'ordine e intelligence, il 14% del totale degli attacchi, la sanità, 12% del totale degli attacchi, la ricerca e istruzione, l'11% del totale degli attacchi e i servizi online, 10% del totale degli attacchi. Inoltre sono cresciuti gli attacchi verso banking e finance, l'8%, produttori di tecnologia hardware e software, 5%, e infrastrutture critiche, il 4%. Che cos'è il CIA? Il CIA è Availability, Integrity e Confidentiality, disponibilità, cioè la proprietà del servizio di gestire e operare in modo efficiente e continuo senza interruzioni. Integrità, ovvero il preservare la veridicità delle informazioni e accertarsi che queste siano reali e accurate, nonché protette nei confronti di modifiche non autorizzate. Confidenzialità, non inteso semplicemente come l'evitare la diffusione di informazioni private, ma anche il permettere l'accesso di tali informazioni solamente a chi è autorizzato e negarlo a chi non lo è, ovvero renderne possibile l'utilizzo solamente alle persone originariamente designate. Una vulnerabilità del sistema informatico è qualsiasi punto debole all'interno dei sistemi informativi, dei controlli interni o dei processi di sistema di un'organizzazione che può essere sfruttata dai criminali informatici attraverso punti di vulnerabilità. Un malintenzionato è in grado di accedere al tuo sistema e raccogliere i dati. Per quanto riguarda le vulnerabilità della sicurezza informatica, sono estremamente importanti da monitorare, poiché le lacune in una rete possono portare a una violazione su vasta scala di un sistema. Aggiungo una nota. Ho dei colleghi che parlando mi hanno riferito più volte che hanno trovato società che utilizzano ancora il Telnet. Il Telnet è quel protocollo che ti permette di collegarti per esempio a un apparato di rete e trasmette dati senza nessun tipo di crittografia, quindi un malintenzionato può intercettare i dati, può vedere password e cosa stai facendo, e quindi per esempio questa è una cosa importantissima da evitare. Le vulnerabilità differiscono dalle minacce informatiche in quanto non sono introdotte su un sistema, sono presenti fin dall'inizio. Molto raramente le vulnerabilità informatiche vengano create a seguito di azioni intraprese da criminali informatici, invece di solito sono causate da difetti del sistema operativo o configurazioni errate della rete.
Al contrario, le minacce informatiche vengono introdotte a seguito di un evento esterno come un dipendente che scarica un virus o un attacco di ingegneria sociale. 5 minacce informatiche comuni che devono affrontare le organizzazioni aziendali. La prima è l'ingegneria sociale, si basano sull'emozione umana e sulla manipolazione per ottenere l'accesso alla rete non autorizzato. Un esempio di ingegneria sociale è una società di carte di credito, una banca, qualcuno che ti chiama e si spaccia per quella banca. Magari il numero di telefono è della banca, l'email che ti manda sembra quella originale della banca, anche il sito eventualmente potrebbe anche trarti in inganno e sembra quello proprio di una banca. E questo si fa per estorgere, per rubare, carpire informazioni personali, quindi nome, cognome, magari data di nascita, via, password, eccetera, eccetera. Gli attacchi DOS interrompono il normale flusso di traffico dati su un sito travolgendolo di dati, appunto, rendendolo incapace di funzionare correttamente. Gli attacchi di DOS sono in gran parte guidati da botnet che inviano richieste per prendere di mira un particolare server fino al raggiungimento della capacità del server stesso. Questo è difficile da spiegare senza immagini, però immaginati questa cosa. Immaginati un tubo dell'acqua, quello per annaffiare il giardino, ok? Te immaginati che dall'altro capo, invece che di un normale rubinetto, ci colleghiamo una pompa di un idrante dei vigili del fuoco, 1000 litri al minuto. E cosa succede? Che l'acqua, in questo caso i dati, entrano nel tubo dell'acqua, ma sono talmente tanti che il tubo finisce per scoppiare e quindi non sarà più in grado appunto di annaffiare il giardino. In questo caso funziona più o meno uguale. I dati vengono inviati tutti verso un obiettivo, il firewall, il router, il server stesso non ce la fa più a gestire tutti questi dati e quindi il server smette di funzionare e quindi la pagina web o il sito internet non saranno più disponibili fino a quando l'attacco di DOS non termina. Minacce interne. Le minacce interne possono essere facilmente trascurate dalle aziende, poiché molte tendono a concentrarsi sul tenere fuori gli estranei piuttosto che sul monitoraggio di coloro a cui è stato già concesso l'accesso interno. Queste minacce vengono eseguite da persone fidate che abusano dei propri privilegi di accesso alla rete, per errore o per vendere informazioni ai criminali informatici esterni. Anche in questo caso, un altro esempio potrebbe essere un dipendente infedele o qualcuno che è stato pagato, se per esempio lavori alla NASA, per esempio, alla CIA o in qualsiasi altro grosso ente governativo, in una banca, e ti arriva Mr. X che ti offre, facciamo finta, 100.000 euro, 200.000 euro perché tu possa inserire una chiavetta USB nel tuo computer quando sei dentro alla banca o all'istituto governativo, alcuni facilmente lo possono fare. Questo è soltanto un esempio che potrebbe essere anche estremizzato, ma non è poi tanto lontano dalla realtà. Fornitori di terze e quarte parti. Man mano che sempre più organizzazioni si avvalgono di fornitori di terze parti e quarte parti per ottimizzare le operazioni e migliorare la produttività, anche il costo medio di una violazione di terze parti è in aumento. Questo che sta a significare? Sta a significare che tu, per esempio, chiami il tecnico che revisiona il condizionatore d'aria o i condizionatori d'aria del data center o dei data center. Chiaramente gli dai l'accesso e poi o rimani lì o te ne vai. Ora, potrebbe succedere che, perché lo si conosce, perché abbiamo altre cose da fare più importanti, che lo lasci lì da solo. Ma sempre lui potrebbe in qualche modo danneggiare il sistema o compromettere il sistema fornendo accesso ad altre persone. Minacce persistenti e avanzate. Una minaccia per persistenza avanzata è un attacco attraverso il quale un hacker ottiene l'accesso non autorizzato a informazioni aziendali sensibili. Queste minacce rappresentano un rischio significativo per la sicurezza aziendale, poiché gli avversari informatici hanno un accesso continuo e non rilevato che potrebbe essere difficile da identificare per il team di sicurezza. Esistono
spyware, esistono keylog, esistono tantissimi tipi di attacchi e software che possono fare questo tipo di minacce, che possono realizzare questo tipo di minacce, ma anche in questo caso è sempre subordinato da un intervento umano o da un errore umano. Quindi è sempre importantissimo tenere i sistemi aggiornati e soprattutto ovviamente tenersi sempre informati sugli ultimi tipi di attacchi o tecnologie. Per esempio un firewall troppo vecchio o non aggiornato, è possibile che proprio perché mancano questi aggiornamenti è possibile entrarci dentro e fare dei danni, oppure da dentro verso l'esterno. 4 scenari di incidenti informatici per i quali il tuo team dovrebbe allenarsi. In questo caso il team di sicurezza dovrebbe, in accordo con le politiche aziendali, come dire, allenare i propri dipendenti, per esempio con attacchi di phishing, quindi creare un'email ad hoc per vedere come i dipendenti si comportano e poi, ovviamente, prima vanno educati, poi dopo si fa un attacco di phishing per vedere come gli utenti rispondono a questo tipo di attacco e di conseguenza prendere le dovute cautele e spiegare ovviamente come si fa a proteggersi e cosa non fare in questi casi. Quindi educare il dipendente a praticare la due diligence è un primo passo e condurre esercizi di finto phishing può essere un prezioso strumento di insegnamento. Allegati dannosi e malware è altrettanto importante che il tuo team di sicurezza, per il tuo team di sicurezza sapere quando allegati dannosi e malware si fanno strada nella rete, quando evitarli e ovviamente quando evitare di aprirli. I firewall, quelli New Generation Firewall, hanno già un antivirus, per esempio, anti-spyware, anti-malware, hanno già tanti filtri. In più controllano i pacchetti in modo molto specifico, che non voglio dilungarmi in questo video, ma sono molto più sicuri di quelli non New Generation Firewall. Però, comunque, anche in questo caso, vanno educati i dipendenti a riconoscere cosa è una cosa malevole e cosa invece è una cosa legittima. Richiedere la richiesta di password e altre richieste sospette. I criminali informatici possono spacciarsi per dipendenti, appaltatori o fornitori di terze parti per indurre i dipendenti a divulgare password sensibili e altri controlli d'accesso. Il personale di sicurezza dovrebbe essere addestrato su come rispondere. Attenzione, dipende ovviamente chi ente si attacca. Un hacker, l'arma più potente di un hacker è la pazienza. L'hacker aspetta, è come un cacciatore, aspetta, guarda, controlla chi entra, chi esce, cerca di vedere se chi sono i dipendenti, magari aspettando fuori nel parcheggio, e magari quando ha individuato il dipendente che potrebbe o i dipendenti che potrebbero essere quelli giusti, come dire, casualmente incontrarli in un bar e farci un'amicizia o scambiarci 2 battute così al bar per capire, storgere, come dire, per mettere un semino che poi ovviamente con quello si possono spacciare per appunto dipendenti, appaltatori o forniture di terze parti. Tipo, chi ti viene a accomodare le porte automatiche o il condizionatore dell'aria, le finestre, le porte, che dice l'azienda Pippo. Quello, quando poi è pronto, chiama, sono dell'azienda Pippo, tu ci credi perché già lo conosci. Utenti e dispositivi non autorizzati sulla rete e sul cloud. I computer e i dispositivi che non sono stati sottoposti a processi di autentificazione adeguati prima di entrare a far parte della rete aziendale sono bersagli perfetti per gli aggressori. Ora nella prossima slide mi sembra che ne parlo, ma per esempio il cellulare del dipendente, i nostri telefoni. Suggerimenti. Nel video qui vedi gli attacchi, questi sono solo 30 secondi, gli attacchi in tempo reale che ho registrato poco fa. Questi sono gli attacchi che si stanno svolgendo proprio in questo momento. Lo sappiamo, le restrizioni, scusate per l'errore, non piacciono a nessuno, ma a volte sono necessarie.
Gli utenti dovrebbero essere sempre impostati come user e non avere la possibilità di installare qualsivoglia software. Come a volte succede spessissimo che un dipendente a cui gli viene assegnato un laptop ovviamente se lo porta a casa e con lo stesso magari guarda un film, va su internet normalmente, eccetera, eccetera. Ora, questo non dovrebbe accadere proprio perché è un computer dedicato solo per l'azienda, ma tuttavia alcuni lo fanno. Quindi, in questo caso, impostando l'utente da Active Directory solo come user, si impedisce all'utente di installare software e quindi anche un software malevole che si voglia installare nel computer non avrebbe la possibilità, in quanto non avrebbe l'accesso come amministratore per installare il software. Come le porte USB andrebbero disabilitate con apposite GPO, Generic Policy Object, sempre di Active Directory. Per esempio le chiavette USB dovrebbe essere disabilitata la porta alle chiavette USB se non per specifici utenti su specifiche chiavette, eccetera, così da evitare il più possibile che per volere o anche non volente l'utente inserisca una chiavetta USB e venga infettato. Oggigiorno tutti ci colleghiamo alla rete aziendale con il nostro smartphone e in questo caso dovrebbe essere implementata una rete Wi-Fi per tale scopo, che sia completamente diversa dalla connessione principale oppure che abbia regola DOC. Queste regole sono conosciute con l'acronimo di BYOD, Bring Your Home Device. Quindi, con questo che cosa si vuole intendere? Per esempio hai due connessioni internet in azienda, una che è quella principale e poi l'altra molto probabilmente sarà di backup. E se non è una linea di backup, fai sì che ci colleghi per esempio il wifi, quindi il guest, conosciuto come guest, e poi crei un'altra SSD e la chiami per esempio staff, dove i device, quelli tuoi personali, li collegherai solo a quella rete lì. Mentre Wi-Fi aziendale, quindi chiamiamola Wi-Fi azienda, si collegheranno solo per esempio i laptop perché hanno dei certificati che vengano riconosciuti all'autentificazione e quindi sai che quello è il laptop dell'azienda, mentre tutto il resto no. Per il momento questo video termina qui, ti ringrazio di aver guardato questo video, se ti è piaciuto lascia un mi piace per supportare il canale. Grazie e al prossimo.